Allora, sono Michele Iodice, sono un artista napoletano, abito da 63 anni nel quartiere della Sanità e questo è un luogo di grande appartenenza perché io fermamente ho deciso di restare e di vivere in questo posto dove gli odori, le abitudini, le tradizioni sono ancora in parte presenti nella nostra, in questo quartiere. Quali sono i primi ricordi legati al cibo? Allora, ne sono diversi. Un primo ricordo è quello, noi siamo stati di famiglia dei grandi mangiatori di frutta. E io mi ricordo che papà scendeva e tutti i fruttivendoli quando passavano lo chiamavano perché compravamo circa 15 kg di frutta al giorno, ogni 3 giorni, perché e mamma ci faceva stare con la testa nel lavandino perché sporcavamo nel mangiare come se non avessimo mangiato frutta da chissà quanto tempo. Un altro ricordo potrebbe essere la prima colazione fatta con il pane e salsa, con la salsa al ragù. E poi oggi, come essendo grande, quando mangio delle cose che ricordano la cucina di mia madre, è come se fosse una Madeleine, come la Madeleine di Proust, no? Cioè tutto un ricordo e un rimando indietro. Tant'è vero che quest'estate, preso da un raptus perché stavo cambiando casa e quindi questo in qualche modo incideva emotivamente sulla mia vita, mi sono fatto quasi una parmigiana intera e sono corso in ospedale perché sono stato male per questa cosa. Un po' l'emozione perché stavo cambiando casa, un po' anche perché una parmigiana intera in qualche modo, voglio dire, può far male. Secondo te come si associa cibo ed arte? È una volontà o un'esigenza? È una volontà ed anche un'esigenza, dipende dalle persone. Per quanto mi riguarda, io per esempio ho sempre avuto un'ammirazione per le grandi composizioni, per i trionfi barocchi e anche le presentazioni delle grandi tavole. Tant'è vero che ancora oggi io lavoro e preparo sempre dei centrotavola con fiori, frutta, verdure e altro. E nel mio lavoro da scultore ho realizzato anche delle forme in resina che sono forme di zucche, verdure, pomodori, eccetera, dandogli una, come dire, volendo dare un'esaltazione anche di tipo scultorea a delle cose di appartenenza quotidiana. Qual è il tuo piatto della memoria? La parmigiana, come ho già detto, la parmigiana di melanzane, perché è un piatto strepitoso. Quindi è anche un alimento che ti rappresenta? Sì, 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 sì. In toto. E per fortuna, diciamo, io convivo con un cuoco, quindi ho la possibilità, diciamo, poi a parte che so cucinare, e questa è una cosa che mi piace, io penso che ognuno di noi debba saper cucinare. Poi ci sono le eccellenze, chi lo fa per lavoro e quindi naturalmente chi fa per lavoro una cosa raffina anche il gusto e propone dei gusti interessanti. Sì. E il tema del riciclo che ti è caro per il tuo lavoro, secondo te può essere associato anche alla cucina? Ma riciclo che può essere la rivisitazione di vecchie ricette, di vecchi utensili, di attrezzi, questo sì, certo. Noi italiani siamo frutti della nostra storia e per quanto poi siamo proiettati nel futuro, nel 2020, eccetera, ma comunque non possiamo dimenticare la nostra. Io oggi per esempio nella sanità c'è poco profumo di cucina napoletana e molto, per esempio, molti odori srilankesi.
quindi avverti proprio questo cambiamento, cioè non ci sono, noi che abbiamo molti vegetali, perché la campagna Felix ha molte possibilità di verdure verdi a foglie, questo ci ha dato la possibilità, ci ha offerto l'occasione per inventare tantissimi piatti. Quindi potremmo ritornare all'utilizzo della buccia di patate, quindi non buttare più Sì, io delle nulla. volte le patate me le faccio con la buccia, per esempio. Secondo te, E adoro i dolci fatti col pane, i dolci fatti con il pane vecchio. C'è un piatto che io preferisco, ritornando al discorso dei piatti, che è il pane cotto. Cioè, il pane cotto non è una cosa di una grande semplicità. Io c'è stato un periodo della mia vita che regalavo gli ingredienti del pane cotto, cioè infilandoli tutti dentro a un filo, per cui l'alloro secco è facile averlo, il peperoncino lo stesso secco è una cosa che si può avere, e l'aglio, ed in più che altro c'è? Pane cotto, aglio, alloro e peperoncino. Naturalmente questo è un piatto che mia madre faceva ogni tanto, era un piatto disintossicante che io oggi faccio, ma proprio con desiderio, col desiderio di farlo. quindi intendi la cucina e lo stare a tavola comunque un atto conviviale Ma non per c'è stare... dubbio, non c'è dubbio. Cosa significa per te dieta mediterranea? Beh, dieta mediterranea è una dieta legata ai prodotti e alla sapienza del luogo di appartenenza. Noi naturalmente meridionali siamo molto legati alla dieta mediterranea. Io penso che l'equilibrio e la quantità e l'alternanza di tutti questi cibi sia importante, perché l'ossessività di una dieta molto rigorosa e stretta, per cui non ti dà la possibilità non ti concedi tante cose, non è che sia tanto positiva, a mio parere, perché porta a una certa aridità. Quando io per esempio ci sono dei periodi in cui decido, faccio molta attenzione, no? Come tutti oggi faccio attenzione a non ingrassare, perché poi recuperare, poi per gli anni che ho è preferibile che diciamo non lasciarmi andare. Allora, ecco, quando la dieta mediterranea non è altro che un riproporre in alternanza tutto ciò che si può mangiare. Ok, quindi uno stile di vita ma comunque associato alla cultura del popolo. Non c'è dubbio, Ok. non c'è dubbio. Del popolo inteso in Sì. senso largo, perché poi noi abbiamo una cucina molto raffinata che è sia quella del popolo ma anche quella poi dei grandi pranzi. Quanti vantaggi e svantaggi ci sono nel convivere con uno chef che vive di piatti della tradizione? Beh, i vantaggi sono tanti, perché per uno che come me, che adora la tradizione, adora il mangiare come d'abitudine che ho fatto per avere una famiglia, una madre che cucinava bene, è un vantaggio, perché non sei da solo a dover... lo svantaggio è quando invece c'è un'enorme produzione di cibo, per cui anche quando tu pensi di essere sazio sei sollecitato da gusti che ti passano davanti, e quindi questo diventa anche perché un cuoco naturalmente deve sviluppare e deve esercitarsi, quindi fa delle prove, e spesso faccio anche da cavia, ma sempre col piacere di farlo, e non mi dispiace mai. Quindi lei ha detto che cucina mai col suo compagno? No, ognuno cucina per fatti suoi, nel senso che se cucino io, ma anche perché io, per quanto mi riguarda, faccio una cucina più leggera, mentre il mio compagno cucina in una maniera tradizionale, con gli ingredienti giusti della tradizione, che vanno anche bene, per carità. Però, diciamo, siccome come dicevo faccio attenzione,
cerco di capire, di non esagerare, anche se mi lascio andare nelle cene, perché poi anche per convivialità. Ciò che non faccio tanto è bere. Il bere per me è un po' più di supporto, ma non ho il piacere del vino e delle cose, anche perché poi questo mi appesantisce. Hai detto che sua mamma cucina bene. Qual è il Mia mamma suo cucinava piatto? bene, sì. Qual è il suo piatto della memoria? Ehm, Erano tutte le verdure che lei mi lasciava quando io tornavo la sera tardi, che erano sempre le zucchine alla scapecia, cioè tutte queste verdure, la parmigiana, i friarielli, le melanzane a funghetti. Lei faceva delle melanzane a funghetti, erano dei funghi proprio, cioè buonissimi. E quindi questo era un ricordo bellissimo perché potevo anche aver mangiato, tornavo a casa e trovavo sul tavolo queste cose che era una cosa quasi poetica. Quindi c'è anche un po' di magia nella... Ma di magia e di fortuna, perché penso di essere stato fortunato. Quindi, come accennava prima, io ho visto che tra le sue opere c'è una zucca bianca. Sì, Nello specifico, riguardante quell'opera, come mai la zucca bianca? anzi se me la passate ve la faccio vedere. Allora, un artista fa dei lavori anche in relazione a pensieri, ironia, non è solo soltanto sofferenza, perché la mia visione dell'arte è una visione più complessa, non è ossessiva, e io mi cimento sempre in cose diverse, per cui per questo il cibo, tutto ciò che appartiene anche alla vita. Allora, la zucca io ho sempre adorato la zucca, l'ho sempre usato come decor e poi anche come contenitore, ma mi piaceva quindi offrirle la possibilità di diventare una scultura e quindi di passare ad un concetto come la zucca in salotto come il cavolo a merenda. Il tuo studio ha un ruolo di pranzi, oltre che di lavoro. Come mai associare l'arte con la convivialità? Beh, io penso che la convivialità sia anche un'arte. È un luogo, lo studio è un luogo dove tu sviluppi anche una parte sensoriale, che non è solo quello della vista, della soddisfazione della vista delle cose, ma è anche quella degli odori, dei profumi, della composizione stesso delle cose. Quindi provare piacere nel mangiare una cosa che ti fa piacere e guardare delle cose belle arricchisce e completa e ti dà anche l'opportunità e lo stimolo di poter godere di quello che tu stai vivendo in quel momento. Quindi per me è molto facile, diciamo, al di là della possibilità di saper cucinare, quindi nello studio c'è la predisposizione a voler cucinare e a voler con fornelli, con frigoriferi, eccetera, proprio per godere al massimo insieme alla scultura, insieme. Certo, se si macchiano delle vene di pomodoro delle Certo. sculture mi dispiace, ma non è questo, perché tutto si svolge a tavola, quindi. Diciamo che la parola chiave potrebbe essere gioia e abbiamo capito che il piatto della gioia per te è la parmigiana di melanzane. Oggi è facile trovare alimenti anche fuori stagione, collegandomi alla parmigiana. Quanto conta per te la stagionalità dei prodotti? Per me è importante perché la stagionalità dei prodotti ti crea delle attese, delle attese di gusto, delle attese anche estetiche. E il pensare che per esempio la pastiera, che è un dolce che mi piace moltissimo, tu la possa mangiare tutti i giorni dell'anno, questo non mi mette allegria, ma l'idea di mangiarla a Pasqua sì. Perché penso che come c'è nel piacere della luce, del tempo, noi abbiamo l'opportunità, anche se i tempi stanno molto cambiando, abbiamo l'opportunità per come siamo situati di godere del freddo, di godere del caldo, della pioggia, perché ci sono delle giornate, per esempio io adoro il vento, e io quando ero piccola mi recavo sul lungomare perché c'era il vento.
perché il vento ti dà il senso del tuo essere, cioè il vento, come quando vai in acqua, ti dà l'opportunità di avvertire per tutto il corpo che esisti, che sei, no? E lo stesso, e quindi anche il fatto del cibo e di vedere le cose contemporaneamente, vista, è sempre un rapporto sensoriale che si moltiplica. Grazie. Prego.